Benvenuti nel mio canale. Mi chiamo Farah, siamo insieme all'episodio finale. Farah pensa a quei giorni in cui iniziarono gli eventi. Quel momento in cui ha incontrato Tahir, e anche quando Tahir ha cercato di ucciderlo, e pensa da dove vengono. Farah dice a Tahir quanto gli deve. Dice a Tahir, cosa farei senza di te? Anche Tahir è d'accordo con lui. Tahir fa del suo meglio per scagionare Farah dall'omicidio di Ali Ghalib a tutti i costi. Perihan viene da Mehmet. Dice che Orhan ha creato un mostro e quel mostro ora lo governa. Mehmet dice a Perihan che non ha accettato la proposta di matrimonio di Bade. Perihan dice che Bade ha un altro problema e potrebbe essere per questo che non ha accettato la proposta di matrimonio. Farah, Bade e Gonul decidono di affrontare Mehmet mostrando il filmato. La persona che Orhan chiama mostro deve essere stata già membro della sua squadra. Tahir cerca di raggiungerla scansionando le persone con cui frequenta da 20 anni. Inseguono qualcuno che ha lavorato con Orhan e ha legami con Iskender. Mehmet dà a Tahir il numero della sua pratica nelle forze di polizia. Se Mehmet e il suo superiore muoiono a causa di questi eventi, allora deve essere in grado di dimostrare che lavora per le forze di polizia. Tahir dice a Farah che vuole incontrarsi nel luogo che lei gli ha dato. Tahir l'aspetta in un posto molto elegante. Mehmet vuole sapere perché Bade ha rifiutato la sua proposta di matrimonio. Chiede cosa sta nascondendo Bade. Bade deve raccontare tutto. Tahir prepara con le sue mani l'ultimo pasto per Farah. Vuole vivere il momento come se non vivessero mai più questo momento. Alzano i calici al presente, al futuro, alle esperienze passate, mangiano e ballano. Tutto ciò che sperimenta fa girare la testa a Farah. Tahir ha costruito questo elegante ristorante per Farah. Kerimsa si comporta proprio come Tahir a scuola. I suoi figli, che gli si oppongono, combattono con il coraggio che trae dalla collana di Tahir che porta al collo. Tahir e Farah devono andare a scuola. Tahir ascolta l'incidente con piacere ed è orgoglioso di suo figlio. Mehmet dice che non si perdonerà dopo la confessione di Bade. Nessuno di loro poteva fidarsi di lui o chiedere aiuto. Mehmet chiama Farah e dice che sa tutto. Farah dice che non vuole che Tahir vada in prigione. Altrimenti dice che brucerà Bade e Gonul. Il manager dice che la persona che domina Tahir e Orhan è Ogun Alaz. Tahir fa un nuovo piano per catturare Orhan. Orhan vuole che Tahir convinca Mahmoud Azadi dell'oro. Farah non può accettare che Tahir sia costantemente in pericolo per lei. Il fatto che si assuma la responsabilità dell'omicidio di Ali Ghalib lo preoccupa molto. Ma Tahir ne è molto contento. Perché, grazie a Farah, si è sbarazzato del suo cattivo carattere e ha guadagnato così tanto da morire. Tahir fa abortire Orhan. Farah chiama il dottor Iskender e dice che Orhan ha fatto consegnare la spedizione d'oro a Tahir. Dice che c'è stato un conflitto e uno degli uomini di Tahir è rimasto ferito. Chiede dove portare il ferito. Alexander non è a conoscenza di tale spedizione. Chiama la persona misteriosa da cui ha ricevuto ordini e invia una posizione a Tahir. Dice a Tahir di prendere l'oro. Vengono effettuati i preparativi per l'operazione. Tahir affida Farah a Mehmet e Farah affida Tahir a Mehmet. Tahir aspetta al punto d'incontro con l'oro. Tahir si avvicina all'auto ma incontra qualcuno che non si sarebbe mai aspettato. Tahir consegna l'oro. Ma si rendono conto che è una trappola e scoppia un conflitto. Tahir viene colpito mentre cerca di proteggere Mehmet. Tahir è gravemente ferito e chiama Farah. Tahir dice che se avessi la possibilità di scegliere, sceglierei di nuovo te. Mi chiamo Farah, sono felice di averti incontrato. Farah dice di essere incinta e gli chiede di non lasciarli. Ma Tahir. Farah e Mehmet urlano e piangono. Si tiene la cerimonia funebre di Tahir. Tutti i suoi amici e Farah adempiono al loro ultimo dovere nei suoi confronti in lacrime. Orhan Kosaner viene arrestato. Non c'è niente che trattenga Farah a Istanbul. Lascia Istanbul con sua madre e Kerimsa. Lungo la strada, Farah pensa a ciò che Tahir ha fatto per suo figlio e per se stessa. Pensa a quanto è innamorato di lei e quanto ha fatto bene ad innamorarsi. L'auto si ferma davanti ad una casa con giardino. Tahir li incontra in giardino. Tahir non è morto. Per iniziare la loro vita normale, Tahir dovette morire. La morte di Tahir è completamente un gioco. La morte di Tahir era necessaria affinché si riunissero. Anche loro da ora in poi avranno una vita normale.
Continuerò i miei video con la nuova serie Gadar, che è impressionante almeno quanto questa serie. Rimani sintonizzato. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci.